Buongiorno. Netanyahu ha proclamato l'operazione Carri di Gedeone. È l'operazione con la quale Israele appunto sta occupando il territorio di Gaza. Al di là di tutte le considerazioni che si potrebbero fare, di tutte le polemiche che si potrebbero aprire, mi interessa invece esaminare dei passi biblici relativi proprio a Gedeone, perché ancora una volta quanto sta avvenendo ci dice quanto la Bibbia sia attuale, perché viene addirittura citata dal capo del governo israeliano che, come sappiamo, non è un religioso ma è un laico, diciamo così, anche se essere laici con la Bibbia direi che è la normalità, nel senso che nella Bibbia non c'è nessun Dio. E quindi quando ci si rifà a Yahweh, ovviamente ci si rifà ad un personaggio storico, diciamo così, all'eroe della Bibbia, ma non certo al Dio spirituale. Quindi parliamo di Gedeone. Gedeone era uno dei giudici di Israele. I giudici erano quelle figure che occupavano il potere pro tempore quando in Israele, dopo la morte di Giosuè, non era ancora stato costituito nessun regno, quindi le tribù vivevano distribuite un po' a macchia di leopardo e di tanto in tanto, quando sorgeva la necessità di contrastare dei nemici o magari di conquistare nuove terre, alcune tribù si riunivano e si affidavano ad un capo, ad un comandante, per raggiungere degli obiettivi prefissati, e Gedeone è appunto il quinto dei giudici di Israele e ne parla non a caso il libro dei giudici. In quel tempo Israele era sotto il dominio dei Madianiti. Ricordo che i Madianiti erano i discendenti diretti di Abramo e quindi erano loro cugini primi, diciamo così, ma ho già spiegato tante volte che le lotte tra gli israeliti e i loro strettissimi parenti erano la normalità all'interno della Bibbia, a riprova ancora una volta del fatto che Yahweh era il comandante di una specifica parte della famiglia di Abramo, i discendenti di Giacobbe, mentre gli altri, che erano ebrei come loro, erano considerati dei nemici. E in questo periodo, in quel periodo, prima dell'anno 1000 avanti Cristo, i nemici erano i Madianiti, cioè discendenti diretti di Abramo. Leggiamo dal capitolo 6 del libro dei Giudici. Gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore, il quale li mise per 7 anni nelle mani dei Madianiti. La mano dei Madianiti fu terribile sopra Israele. Gli israeliti, per timore dei Madianiti, andarono ad abitare sui monti, in caverne e in luoghi di difficile accesso. Quando gli israeliti avevano seminato, venivano contro di loro i Madianiti, gli Amalechiti e altri popoli dell'Oriente, che dopo aver posto le tende nel territorio degli israeliti, devastavano tutte le messi fino al confine di Gaza. Quindi siamo in un territorio che ormai è diventato famoso in tutto il mondo. I Madianiti non lasciavano niente di vivo in Israele, né pecore, né buoi, né asini. I nemici venivano col loro bestiame, le loro tende erano numerose come le cavallette, i loro cammelli erano senza numero, venivano nella regione per devastarla. Così gli israeliti, a causa dei Madianiti, caddero in profonda miseria e alzarono il loro grido al Signore. Ed egli inviò loro un profeta che disse: così dice Yahweh Elohim di Israele: io vi feci uscire dall'Egitto, vi liberai dalla vostra schiavitù, vi liberai dalle mani degli egiziani e da quelle di tutti i vostri oppressori, che cacciai davanti a voi, finché non vi diedi la loro terra. Quindi in realtà anche qui ancora una volta apprendiamo che questo governatore locale, che si era preso in carico o che aveva avuto l'incarico di occuparsi di questo popolo, non faceva altro che cercare di cacciare popoli che vivevano nel territorio di Canaan per poter dare in regalo, come aveva detto lui, questo territorio ai suoi. E lui ricorda quindi queste sue imprese.
vi dissi che ero il Signore, Dio vostro, e perciò di non adorare gli dei degli Amorrei, nella cui terra voi abitate, ma voi non avete dato ascolto alla mia voce. Sapete che la cosa che Yahweh temeva di più era proprio quella di essere tradito, cioè di essere abbandonato dal suo popolo e quindi di rimanere senza un popolo che lo servisse. E un giorno l'angelo del Signore, diciamo l'inviato di Yahweh, venne nel territorio dove abitava appunto il nostro Gedeone, quello di cui si parla ora e che sta diventando famoso. E gli dice che in realtà sarà lui a liberare Israele dall'oppressione dei Madianiti. Ma Gedeone, diciamo così, non era personaggio molto coraggioso, non era personaggio molto fiducioso, neppure nelle sue forze. E quindi in realtà voleva essere sicuro che Yahweh l'avrebbe aiutato, cioè l'occupazione di quella terra doveva essere accompagnata dall'intervento di Yahweh. E in questo senso lui, dopo aver espresso i suoi dubbi, viene rassicurato, ma diciamo che non gli basta e dice: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che sei proprio tu quello che parla con me. Cioè, qui siamo di fronte a una delle tantissime situazioni nelle quali appunto questo Dio non viene riconosciuto, cioè deve dare in un qualche modo prova di se stesso. E dice all'angelo: non ti allontanare da qui, ti prego, finché non sarò tornato, perché voglio prepararti un dono per offrirtelo. L'angelo di Yahweh l'assicurò che sarebbe rimasto lì finché egli non fosse tornato. Quindi questo angelo era un individuo, chiaramente, e fa ciò che avrebbe fatto qualsiasi altro uomo. Dice: va bene, ti aspetto. Gedeone entrò in casa e preparò carne di capretto e pane azimo. Posta poi la carne in una cesta e il brodo in una pentola, uscì incontro all'ospite che lo attendeva sotto la quercia e gli offrì il cibo. L'angelo di Yahweh allora gli disse di prendere la carne, le focacce, di porle su di una pietra che era lì e di versarvi sopra il brodo. Quando Gedeone ebbe fatto tutto, l'angelo di Yahweh stese la punta del bastone che teneva in mano e toccò la carne e le focacce. Subito un fuoco sprigionatosi dal basso divorò la carne e le focacce. Poi l'angelo del Signore, cioè l'angelo di Yahweh, scomparve dalla vista di Gedeone. Intanto qui abbiamo questo cosiddetto angelo che ha in mano un bastone. Qui viene chiamato bastone, che aveva in mano quindi un qualcosa di cilindrico con il quale incendia il cibo che era stato irrorato, tra l'altro, dal brodo che Gedeone aveva preparato. E quindi aveva in mano un qualcosa di tecnologico col quale ha agito. E il secondo aspetto che voglio far notare è che qui c'è scritto che l'angelo del Signore scomparve dalla vista di Gedeone. In realtà nella Bibbia in ebraico c'è scritto che se ne andò camminando. Quindi non è che scompare in quanto essere spirituale, ma prima arriva in quel posto e poi, dopo aver dato questa prova di superiorità, possiamo chiamarla superiorità tecnologica, a Gedeone se ne va letteralmente camminando. E Gedeone esce con un'esclamazione: ahimè, Yahweh, ho visto davvero l'angelo di Yahweh faccia a faccia. Ahimè, il che vuol dire che temeva, perché già l'ho detto più volte,
non sempre incontrare questi cosiddetti angeli, questi cosiddetti malachim o messaggeri degli Elohim era cosa piacevole, alle volte era pericoloso e in effetti appunto Gedeone, consapevole di questo fatto, insomma esprime tutto il suo timore, però viene rassicurato e gli viene detto non temere, non morirai, cioè anche se hai visto quello che hai visto, rimarrai in vita. Accadde che quella stessa notte Yahweh disse a Gedeone: prendi il toro che ha tuo padre e un secondo toro di 7 anni, poi abbatti l'altare di Baal che ha fatto tuo padre, quindi il padre di Gedeone aveva fatto costruire un altare al dio Baal e su quell'altare venivano offerti i sacrifici. Quindi lui dice abbatti l'altare di Baal che ha fatto tuo padre e spezza il palo sacro che gli sta accanto e costruisci un altare a Yahweh Dio tuo sulla cima di questo poggio. Gedeone ovviamente decide di obbedire a quest'ordine, prese con sé 10 dei suoi servi, fece come aveva detto il Signore e poiché temeva quelli della casa di suo padre e gli abitanti del villaggio, invece di agire di giorno, agì di notte. Insomma, questo Gedeone non era un cuor di leone e questo sta ad indicare che gli israeliti non si facevano assolutamente scrupolo di adorare altre divinità, tant'è che Gedeone appunto ha timore di abbattere l'altare di quest'altra divinità perché teme la reazione degli israeliti che adoravano quella divinità, quel dio Baal. E questa insomma la dice lunga sul fatto che queste dei, queste divinità fossero tutte presenti e che gli israeliti di volta in volta sceglievano anche di servirne qualcun'altra, altrimenti sarebbero stati, diciamo così, poco intelligenti, visto che avevano questo Yahweh che era l'unico Dio vivente, che loro vedevano, che parlava loro, che comunicava con loro, che si faceva vedere e lo avrebbero abbandonato invece per adorare o dei simulacri di pietra o dei totem che come ovvio non facevano assolutamente nulla, e invece no, gli israeliti erano ben consapevoli che potevano, a seconda del luogo in cui si trovavano, adorare la divinità del luogo. Quindi Gedeone distrugge l'altare di notte, al mattino gli israeliti vedono questo scempio che era stato compiuto e si mettono a cercare il colpevole e a un certo punto scoprono che è Gedeone. Allora chiedono che venga loro consegnato per essere ucciso, ma il padre di Gedeone lo difende e dice in sostanza: volete per caso essere voi a difendere Baal e a venirgli in aiuto? Visto che lui, se è davvero un dio, penserà lui a vendicarsi perché è stato abbattuto il suo altare. E quel giorno Gedeone ricevette l'appellativo di Yerub Baal, perché si diceva si vendichi Baal contro di lui perché egli ha distrutto il suo altare. Qui in realtà c'è una sorta di inversione di significato perché, come dicono le note di molte Bibbie, il termine Yerubbaal indicherebbe le difese, cioè difenda il portatore del nome. Gli inglesi traducono will plead, cioè implori. Quindi in realtà sembra che ci sia una inversione di significato che rende abbastanza confuso questo passo, ma così è e così lo prendiamo. In sostanza comunque Gedeone si salva e non viene ucciso, però continua a avere poca fiducia in questo Elohim e forse è anche per questo che gli israeliti del posto adoravano appunto un altro Baal, un altro di questi signori. Gedeone disse al suo Elohim:
se hai intenzione di salvare Israele per mezzo mio, come hai promesso, ecco che io stendo un velo nell'aia. Se la rugiada cadrà soltanto sul vello e tutto il terreno all'intorno resterà asciutto, io saprò che tu hai intenzione, come hai detto, di salvare per mano mia Israele. Gedeone si permette di chiedere una prova a Dio, presunto Dio ovviamente. Ma il discorso delle prove non è unico, no? Sappiamo che Mosè chiede a Yahweh, ma dimmi chi tu sei, poi gli dice anche fammi vedere il tuo kavod, a riprova del fatto che tu sei in grado di condurci alla conquista di Cana. Quindi in sostanza questo rapporto di fiducia non era così stretto e così indiscutibile, ma anzi veniva spesso dimenticato, e quando ce n'era la necessità nessuno si faceva scrupolo di continuare a chiedere prove a questo Dio. E dice allora, se hai intenzione di salvare Israele per mezzo mio, come hai promesso, ecco che io stendo un velo nell'aia. Se la rugiada cadrà soltanto sul vello e tutto il terreno all'intorno resterà asciutto, io saprò che tu hai intenzione, come hai detto, di salvare per mano mia Israele. E così fu. Quando il mattino dopo Gedeone si alzò, andò a strizzare il vello. Ne venne fuori tanta rugiada da farne piena una coppa. Quindi Yahweh diciamo che ha superato la prova. Ma a Gedeone non basta. Ma Gedeone disse ancora a Dio: non divampi la tua ira contro di me, se voglio dirti ancora una cosa. Voglio ripetere ancora una volta la prova, cioè va bene, ce l'hai fatta, questa volta ci sei riuscito, ma voglio vedere un'altra cosa. Questa volta resti asciutto solo il vello e tutto il terreno all'intorno si copra di rugiada. Cioè, come gli dice, fammi vedere se sei capace di fare l'inverso. La notte seguente Dio fece così e solo il vello restò asciutto mentre tutto il suolo intorno era coperto di rugiada. Sembrerebbe quindi il classico miracolo, cioè un'opera diretta di Dio che con il suo potere straordinario riesce a fare una cosa e il suo inverso, quindi un fenomeno che sarebbe impossibile. In realtà, e qui ho preso degli appunti per essere sicuro di quello che vi voglio dire, in realtà il dottor Gilles ha pubblicato un articolo sul Journal of Chemical Education nel quale appunto esamina questo cosiddetto miracolo che Yahweh avrebbe fatto, e lo esamina alla luce ovviamente delle conoscenze scientifiche che possono servire a noi oggi per spiegare certi fenomeni che invece per gli antichi risultavano essere magici. E lui, Gilles, dice che tutto dipende dalla struttura e dalle proprietà assorbenti del materiale naturale, cioè la lana, composto da cheratina e gruppi polari che si attraggono e trattengono molecole polari come il vapore acqueo mediante un meccanismo di assorbimento chimico e fisico. Quindi in realtà nella prima notte la lana avrebbe, grazie a queste sue proprietà, trattenuto più rugiada rispetto al terreno, che rispetto al vello risultava asciutto. Quindi il vello di notte si comporta come un assorbente selettivo, una sorta di assorbimento preferenziale lo definisce, quindi l'umidità atmosferica si condensa, viene assorbita dal vello in quantità superiori rispetto al terreno a causa della maggiore area superficiale specifica della lana. Nella seconda notte, dove il fenomeno si inverte, cioè il vello rimane asciutto e la terra invece risulta bagnata, questo ricercatore fornisce una spiegazione scientifica.
Se la temperatura del vello è rimasta leggermente più alta rispetto a quella del terreno, supponiamo se il vello appunto durante il giorno è stato esposto al sole tutto il giorno, quindi ha assorbito calore, quando arriva la sera, quando arriva la notte, mantiene questo calore e risulta leggermente più alto rispetto al calore del terreno circostante, la condensazione sarebbe avvenuta solo sul suolo anziché sul vello, perché la condensazione si verifica lì dove la temperatura è inferiore. E quindi questa sarebbe una spiegazione di un fenomeno normale, spiegabile secondo le conoscenze chimico-fisiche di cui noi possediamo, e che forse possedeva Yahweh, che apparteneva ad una specie, ad una civiltà tecnologicamente avanzata, che aveva conoscenze superiori a quelle della umanità e sfruttava queste conoscenze ovviamente a scopo di potere o, come in questo caso, appunto per, fra virgolette, ingannare il poveretto e fargli vedere delle cose che per Gedeone ovviamente risultavano assolutamente degne di meraviglia. Ed è quindi una prospettiva interessante questa, no? Una sorta di rilettura di fenomeni descritti nei libri antichi e che noi possiamo spiegare con le conoscenze della scienza moderna. Gedeone, vista la potenza di Yahweh, allora si decide, chiama a raccolta tutti i suoi uomini. Ma Yahweh non vuole che il suo popolo si inorgoglisca e quasi si mette in contrasto col suo popolo e vuole che gli israeliti riconoscano che il merito di quella che sarà la vittoria poi finale sui Madianiti non è attribuibile al popolo, ma il merito è attribuibile a Dio. Mi sembra un Dio abbastanza ridicolo questo, che francamente si mette in contrapposizione all'uomo per far vedere chi è più bravo, come dire non illuderti di aver fatto tu da solo, ma ti faccio vedere che quello veramente bravo sono io. E quindi dice a Gedeone: ma gli uomini che hai raccolto sono troppi, appunto ci devo pensare io. Allora comincia a eliminare quelli che dimostrano di avere qualche paura, di avere qualche timore, e rimandali a casa. E così Gedeone fa. Quelli che non sono troppo convinti tornano alle loro tende, però ne rimangono ancora 10.000 e dice: no, sono troppi, sono ancora troppi, il popolo potrebbe inorgoglirsi. E allora fa così: chiama questi 10.000 e portali a bere e osserva come bevono. E Yahweh gli dice: tutti quelli che lambiranno l'acqua con la lingua come fanno i cani, mettili da parte. Tutti quelli invece che per bere si piegheranno sui loro ginocchi, lasciali andare. Che lambirono l'acqua con la lingua furono 300, perché tutti gli altri per bere si erano piegati sui ginocchi e avevano portato l'acqua alla bocca con le mani. E disse allora Yahweh a Gedeone: con questi 300 uomini che hanno lambito l'acqua con la lingua, io vi salverò e metterò i Madianiti nelle tue mani. Ma perché Dio ha bisogno di mettere in piedi tutta una messa in scena del genere per dimostrare la sua potenza? Non poteva intervenire direttamente senza combattere e sconfiggere direttamente i Madianiti? No, assolutamente. Deve comunque far intervenire delle persone che compiono un fatto abbastanza strano, ma strategicamente molto intelligente, che consentirà loro di vincere. E in che cosa consiste questo stratagemma? Il Gedeone dispone di 300 uomini e, dopo aver diviso i 300 uomini in 3 gruppi, consegnò ad ognuno di loro un corno e un vaso di coccio vuoto con dentro una torcia. Diede loro queste istruzioni:
voi dovete guardare me e fare quello che farò io. Ecco, quando sarò arrivato al limite dell'accampamento nemico, come farò io, così farete voi. Quando, seguito da tutti coloro che sono nel mio gruppo, suonerò il corno, anche voi suonerete i corni intorno a tutto l'accampamento, gridando per il Signore e per Gedeone. Insomma, la strategia consisteva nel fatto che durante la notte questi 300 uomini disposti in 3 gruppi su 3 lati dell'accampamento dei Madianiti, ad un certo punto cominciano a creare un grande frastuono, si presentano con le torce, spaccano i vasi, urlano, creano una grandissima confusione. È notte, i Madianiti si sentono colti di sorpresa, ovviamente non sapevano quanti fossero gli israeliti, e nella confusione della notte molti dei Madianiti si uccidono tra di loro perché ovviamente non avevano divise che li rendessero riconoscibili, altri riescono a fuggire ma vengono inseguiti e vengono uccisi anche questi. Alcuni presi prigionieri ma poi uccisi in un secondo momento. Quindi in realtà Yahweh ancora una volta dimostra di aver bisogno dell'uomo per fare le cose che doveva fare. Ricordo quando dice a Giosuè: Giosuè, tu ti sei fatto vecchio e il territorio da conquistare è ancora parecchio. E gli fa l'elenco di tutti i territori che sono ancora da conquistare militarmente. Eppure si trattava di quel territorio che lui aveva letteralmente promesso di dare a Giacobbe e ai suoi figli, ma in realtà gli israeliti se lo sono sempre dovuto conquistare. E forse anche per questo che questa operazione di Netanyahu si chiama operazione Gedeone, perché anche qui sono necessarie le armi, cioè è necessario un intervento armato per conquistare e occupare tutto quel territorio che Dio avrebbe promesso agli israeliti. Anche perché poi in realtà dopo la conquista di questo territorio ci dovrebbe essere la pace, una pace lunga, una pace duratura, così come ci sarà poi con il governo di Gedeone, che godette di alcune decine di anni di vita tranquilla nel territorio conquistato dopo aver però sterminato i Madianiti. Quindi, insomma, i parallelismi tengono e quindi non è un caso che Netanyahu abbia chiamato i carri di Gedeone questa operazione militare. Dopo la sconfitta dei Madianiti, gli israeliti si divisero il bottino e quindi a ciascuno toccò una parte dell'oro che avevano preso ai Madianiti, compresi ad esempio gli anelli che erano abituati a portare. E Gedeone ad un certo punto chiede agli israeliti: voglio però una cosa, che ciascuno mi dia un anello tratto dalla parte di bottino che gli spetta. Gli israeliti lo fanno, quindi stendono un telo a terra e ciascuno butta lì un anello. Gedeone prende questo oro, lo fonde e fa costruire un vero e proprio idolo, un efod, ed è una parola che neppure nelle Bibbie, quelle normali come quella San Paolo che vi sto leggendo adesso, è una parola che non viene tradotta, anche perché significa nella Bibbia varie cose. Alle volte era un vestito che bisognava indossare alla presenza di Yahweh e che veniva indossato dai sacerdoti, dai leviti e anche dalle persone del popolo, diciamo alla presenza di Yahweh. In altri passi sembra invece una parte del vestito del sommo sacerdote. In altri passi ancora sembra invece un oggetto attraverso il quale il popolo poteva mettersi in comunicazione con Yahweh quando Yahweh era lontano. E in effetti ricordo le 2 volte in cui Davide, combattendo contro i Filistei,
e si trova mal partito, ha bisogno di parlare con Yahweh, ma Yahweh non è presente, e allora chiama il portatore di Efod e solo dopo che ha l'Efod lì vicino si mette in comunicazione con Yahweh e gli parla. Quindi era appunto nella maggior parte dei casi era un oggetto tecnologico che serviva per le comunicazioni a distanza. Quindi qui non si sa bene che cosa ha fatto costruire Gedeone. Sta di fatto che una volta costruito questo efod viene posto in Ofra, che era la città di Gedeone, e tutto Israele si prostrò in Ofra davanti a quell'efod, che divenne così per Gedeone e per la sua casa motivo di colpa e di rovina. Anche se i Madianiti furono poi umiliati di fronte agli Israeliti e non alzarono più la testa. E al tempo di Gedeone la regione ebbe pace per 40 anni. In sostanza, appena vinta la battaglia nei confronti dei Madianiti, cioè appena, diciamo così, ricevuto l'aiuto di Yahweh e appena si sentirono tranquilli, immediatamente gli israeliti cosa fecero? Jerubbaal, figlio di Joas, tornò a dimorare a casa sua. Ebbe 70 figli usciti dalle sue viscere perché aveva molte mogli. Ebbe anche un figlio da una concubina che stava a Sichem e gli pose il nome Abimelech. Gedeone morì in serena vecchiaia e fu sepolto nella tomba di suo padre in Ofra degli Abiezeriti. Dopo la morte di Gedeone, gli israeliti tornarono a prostituirsi ai Baal e fecero loro dio Baal Berit, che vuol dire dio dell'alleanza. Gli israeliti si dimenticarono del loro dio, il Signore, che li aveva liberati dalle mani di tutti i nemici che li circondavano, e non serbarono alcuna gratitudine alla casa di Jerubbaal, cioè di Gedeone, che aveva fatto tanto bene a Israele. Appena finito la battaglia contro i Madianiti e scomparso Gedeone, gli israeliti tornano a tradire Yahweh. Ancora una volta li avrebbe aiutati con il suo intervento, diciamo con la sua strategia quantomeno, a vincere contro i nemici. Loro lo abbandonano e si mettono a adorare questo Baal chiamandolo Baal Berit, che vuol dire Signore dell'alleanza. Quindi siamo sempre di fronte ad una religione che conosce alti e bassi, se vogliamo chiamarla religione, perché in realtà era una monolatria all'interno della quale il popolo, ma non solo loro, il popolo decideva a chi riferirsi, decideva a quale degli Elohim dare il suo servizio a seconda delle convenienze del momento. Quindi, terminato l'utilizzo di Yahweh, immediatamente loro tornano a servire i Baal del luogo e addirittura appunto c'è il nome preciso Baal Berit, cioè il Signore della Alleanza. Quindi in questi capitoli 6, 7, 8 del libro dei Giudici dedicati a Gedeone ci sono alcuni elementi importanti. Gli israeliti non si fanno scrupolo di abbandonare Yahweh per adorare e servire altri Elohim, i quali ovviamente erano reali quanto Yahweh. Non c'era differenza, tant'è che loro li sceglievano per convenienza a seconda del momento. Abbiamo un Gedeone, cioè un capo degli israeliti, che non si fida molto di Dio e gli chiede una serie di prove. Abbiamo un Gedeone che teme di morire dopo aver visto un angelo di Dio e quindi non sempre le visioni angeliche erano fonte di pace e di serenità. Abbiamo un Dio che si mette addirittura in contrasto con il suo popolo per puri motivi di orgoglio. Vi faccio vedere che quello bravo sono io, non siete voi. In realtà, non essendo Dio, l'autore che ha raccontato questo atteggiamento di Yahweh deve aver raccontato ciò che probabilmente poteva essere vero, in quanto Yahweh
era un essere in carne ed ossa con tutti i sentimenti che hanno gli uomini. Gli israeliti combattono contro i loro parenti, cioè contro i Madianiti che erano discendenti diretti di Abramo, e ne fanno una carneficina, come prima i Madianiti facevano nei confronti degli israeliti. Insomma, siamo di fronte ad una situazione nella quale veramente la Bibbia può essere definita un libro di guerra, e non è un caso che Netanyahu, la cui famiglia appartiene a quella parte dell'ideologia sionista che viene definita sionismo laico, e però appunto non si fa scrupolo di citare il cosiddetto Dio della Bibbia o passi della Bibbia per dare nomi ad operazioni che, guarda caso, coincidono purtroppo con il loro drammatico finale. E forse non è neppure un caso che tra i tanti possibili eroi biblici che poteva citare ha scelto Gedeone, perché ne poteva citare di altri molto più coraggiosi, voglio dire Davide, poteva citare Salomone, invece ha citato Gedeone, il cui nome in ebraico, appunto forse non a caso, significa il tagliatore, l'abbattitore, e quindi questo dà l'idea della operazione che lui intende fare nei confronti dei palestinesi di Gaza. Ciao, grazie e alla prossima.